Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti! Il periodo delle festività natalizie in Italia dura dal 24 dicembre al 6 gennaio. Proprio quest'ultimo è il giorno dell'Epifania, comunemente chiamato il giorno della Befana. Dal lato religioso si festeggia l'arrivo dei Re Magi da Gesù bambino, per rendergli omaggio con incenso, oro e mirra. Dal lato delle tradizioni popolari si festeggia l'arrivo della Befana tra la notte del 5 e la mattina del 6. La Befana è una strega buona che a cavallo di una scopa porta dei dolci e dei regali ai bambini che si sono comportati bene. Ai bambini che si sono comportati male, la Befana porta il carbone, che da qualche tempo a questa parte è fatto di zucchero. Tutti i doni che la Befana porta vengono messi in una calza, che i bambini appendono ad una finestra che si lascia leggermente aperta per permettere alla Befana di entrare e mettere i doni nella calza. In passato nella calza si mettevano i mandarini, le noci, la frutta secca più in generale, e il carbone, se c'era, era vero. La Befana ha la sua dimora ad Urbania, nelle Marche, dove viene festeggiata ogni anno dal 4 al 6 gennaio la festa nazionale della Befana. In questa occasione il centro storico viene decorato con tantissime calze appese e le strade si riempiono di befane. Per festeggiare la Befana a Roma si organizza il tradizionale mercato dell'Epifania a Piazza Navona, dove si vendono dolciumi e scopette portafortuna. Ritroviamo la figura folcloristica della Befana anche nella letteratura. Infatti Giovanni Pascoli scrisse una poesia dedicata alla Befana. Nella letteratura per bambini troviamo La Freccia Azzurra, un racconto scritto da Gianni Rodari, da cui è stato tratto l'omonimo film di animazione di Enzo Dalò. Un paio di film più recenti che vedono la Befana come protagonista sono Miacarabefana.it, una commedia di fantasia del 2009 che racconta la storia di Beniamina Volò, pronipote di una Befana del passato, che si iscrive alla selezione per diventare la nuova Befana, e La Befana vien di notte del 2018, che parla di Paola, una maestra di scuola elementare che di notte si trasforma nella Befana. La notte prima del 6 gennaio viene rapita e saranno poi i suoi alunni a salvarla. Quest'ultimo titolo riprende l'inizio di una filastrocca che tutti conosciamo e di cui esistono diverse versioni. Quella che conosco io è La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, freddo, gelo e tramontana, viva viva la Befana. Vediamo ora alcuni cibi tipici di questo giorno, che sono prevalentemente dolci. I befanini, biscotti di pasta frolla tipici della Toscana, la fugassa della Befana, una focaccia dolce tipica del Piemonte, realizzata con il lievito madre che prende la forma di margherita e che nasconde una sorpresa. All'interno infatti si mettono due fave, una bianca e una nera. Chi trova quella bianca si farà carico delle spese della focaccia, chi trova quella nera invece pagherà da bere a tutti. Poi ci sono i pepatelli, biscotti tipici della tradizione abruzzese e molisana, preparati con farina, miele, mandorle e pepe macinato fresco. In Veneto troviamo la pinza della Marantega, una parola che in Veneto significa vecchia brontolona e che viene usata per indicare la Befana. Questa pinza è un pane dolce poco lievitato con farina bianca e gialla, grappa, fichi secchi e uvetta tra gli altri ingredienti. E infine in Campania si prepara la prima pastiera dell'anno. Questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto e spero anche che vi sia stato utile per imparare qualcosa di nuovo. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!